tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sono come sempre con il nostro Eli. Ciao a tutti, bentornati. Allora ragazzi, com'è andata la vostra settimana? Come avete tradato bene? Avete fatto bei soldini? Spero di sì. Noi settimana scorsa vi avevamo dato dei piani short che in realtà sono stati perfetti. Lì sia Ethereum che Bitcoin hanno fatto dei bei drop. L'avevamo dati proprio qua mi sembra in questo punto qua, e da lì sono scesi di almeno dell'8, 8%, 7%. Bitcoin invece è sceso anche Bitcoin, quasi più di Ethereum è sceso Bitcoin. Quindi siamo sempre lì, 8%. Quindi spero comunque abbiate fatto dei soldi grazie alla nostra chiamata. Il mercato era molto bearish ai tempi quando registrammo il video. Infatti abbiamo anche condiviso quei due short idea. Adesso invece è sempre più bearish per me il mercato. Allora, qua non tolgo il fatto che potrebbe fare un altro push up, un altro push up, ma anche fino a qua, 28 e mezzo, così retestare questa trendline. Potrebbe farlo, non lo tolgo. Però in sé la struttura è molto bearish. Ha fatto qua una mega deviazione ai tempi sopra al weekly supply. Da lì in poi sempre alti più bassi, non ha mai rotto un alto da quando abbiamo fatto questo top. Volume, ragazzi, inesistente, davvero, inesistente. Qui oggi abbiamo provato durante il weekend, soprattutto abbiamo fatto questo push di domenica notte. E come sapete, io personalmente i push di domenica notte non li credo molto, perché sono i momenti della settimana in cui c'è meno volume in assoluto. Quindi il mio piano attuale, questo qua è il mio piano A, questo qua vorrei vedere, magari prendere la liquidità di nuovo sopra questo alto, quindi prendere questa liquidità, rompere il basso che si sarà formato e shortare alla perdita dei 27.300, 27.200, ok? Quindi questo qua sarebbe il piano più safe. Oppure se dovesse rompere, continuare qua a vedere un po' di strength, allora in quel caso magari allungare qualche altcoin, magari con target fino a qua sopra, con Bitcoin magari arriva fino a prendere questa liquidità qua sopra. Può essere, però per ora questo qua è il mio piano principale, non ho ancora nessuna posizione aperta, però è questo qua che vorrei vedere in questo momento. Secondo me è ancora bearish il mercato, soprattutto dopo una mossa del genere fatta di domenica. Molta gente io vedo in giro che già parlano di 30k, bla bla bla, per un push di domenica. Io personalmente non ci credo, non ci credo a questo push qua. Quindi vediamo comunque come. Se pusha però più in alto, se qua iniziamo tipo ad avere un po' di strength, un po' di volume, allora assolutamente cambio idea e mi metto posizione long almeno fino a qua con stop al di sotto di questa linea, ok? Quindi sono pronto per entrambe le occasioni personalmente. ETH, pure ETH qua stessa cosa, ETH sotto resistenza, contrario di Bitcoin che l'ha proprio appena flippata. Lui è ancora qua sotto, resistenza chiave, finché non flippiamo questa Ethereum per me è uno short, anzi adesso sicuramente staremo formando questo pattern qua, stiamo facendo una rising wedge, quindi anche qua sotto resistenza, non vedo il volume necessario per poter continuare verso l'alto. E anche qua, stessa cosa per Bitcoin. Invece dovesse veramente a un certo punto venire un volume importante e flippare questo livello, dovessero flippare, tenere sopra questo livello così, vado long con stop al di sotto di questo supporto, semplicemente. Però per ora io, come dicevo, non mi piace il mercato, quindi io in questo momento sono ancora flat. Però dovessi vedere la stessa cosa che vedo su Bitcoin, qua mi posiziono short con stop sull'alto che farà poi con quel movimento. In target per Ethereum, almeno il primo target scalp sarebbe 1.700.
e poi da lì si vede, perché qua c'è molta inefficienza in realtà, però 1700 per me è un mega TP. Figura, li proprio prendo, magari provo anche un long, però sicuramente li chiudo la maggior parte del mio short dovesse entrarci. Però piano molto semplice, in realtà qua la price action sembra abbastanza clean. Questo livello è ben consolidato, è molto importante, quindi al di sopra, cioè finché siamo sotto questo livello per me non c'è nulla da essere bullish per ora. Mm. Ah boh, passo la parola a te, Eli. Sì, ok. Io la penso alla fine come te, perché il mercato è molto semplice. Abbiamo detto quando avevo fatto quel video di mercoledì che eravamo bearish, tanto bearish, perché non c'era momentum. E io l'avevo capito soprattutto dall'OBV sul daily, dove a me mi aveva perso davvero trazione, ve lo faccio vedere un attimo. Il prezzo a un certo punto rimaneva fermo su questa candela qui di mercoledì 10 maggio. Abbiamo avuto un push, però l'OBV aveva avuto un drop ancora più forte. Ecco perché mi aspettavo un dump deciso, e così è stato. Avevo indicato l'area dei 25,8 su Discord, la presa, e avevo indicato poi l'area di resistenza di allarme intorno ai 27,5, e anche lì ci siamo arrivati. Però io preferisco stare fermo, anch'io. Non mi sento a mio agio qui ad operare per due motivi. Primo, perché l'order book è davvero sottile, quasi inesistente al momento, quindi preferisco rimanere fuori dal mercato. Seconda cosa, possiamo andare a riprendere, come detto te, l'area dei 28,5, che è un'area molto importante, quindi liquidare un pochino di short, sempre fare una cosa del genere. Qui tutti long euforici, e qui liquidare tanti short, fare un'altra deviazione e poi crollare di nuovo verso il basso. Questo mi piacerebbe vedere, altrimenti semplicemente, allora, se flippiamo questa trend, molto probabilmente mi metterò long per andare a prendere i 28,5, 28,8 e poi posizionarmi short da quest'area qui fino a forse molto più in basso, perché dopo qui non rimbalziamo, sicuramente la perdiamo secondo me. Altrimenti, se volete avere delle invalidazioni più semplici, se siete fissati solo con i corti, perché ci sta chi è sempre solo bearish, due punti. Il primo, perdere questo livello su 4 ore, i 27,2, 27,100, quindi lui lo perde, retesta e vi posizionate con TP sotto i 25.000 dollari secondo me, se perdiamo questo livello. Quindi su questa deviazione vi posizionate sul retest, altrimenti io qui sto fermo, non mi interessa. Forse mi posiziono long se consolidiamo qui per 12-18 ore, può darsi che mi posiziono long con TP intorno ai 28,5, altrimenti aspettate 28,5, 28,8, mi mettete corti e da lì potete fare un corto questa è l'invalidazione più semplice che abbiamo, con stop sopra i 29.000 dollari. La price action è sporca tanto, e questo è dovuto al libro degli ordini molto debole, cioè non ci sono acquirenti, non c'è nessuno nel mercato. State assistendo in questo momento, soprattutto su Twitter, anche vedete tante persone che chiamano solo meme coin di continuo, con capitalizzazioni di mercato di addirittura certi che hanno 300.000 follower di 100.000 dollari di capitalizzazione. Dopo 10 minuti dicono 100%, ma là basta che entrano due persone, hanno fatto loro il 100% e poi vi scaricano addosso. Quindi state molto molto attenti, non vi fate fottere. Non vi fate fottere soldi, perché molti di loro li utilizzano come liquidità di uscita, quindi oscillano in continuazione queste meme coin di merda, e poi loro pian piano vendono e voi comprate, quindi i vostri soldi sono per uscire. Sì, può andare bene, potete rischiare qualcosa, quando? 100 dollari, 200 dollari, 300 dollari se volete, però io personalmente non opero, non mi va di fornire queste monete a chi mi segue, non ho voglia.
e personalmente non lo faccio perché so come funziona, sono tanti anni che sono qui. Tanto tempo fa un periodo l'avevo fatto, però poi non mi ero accorto che stavo facendo una cosa sbagliata, perché vedevo che poi queste monete di merda tu sei convinto che salgono, però alla fine tutte vanno a zero, tutte, quindi state attenti, però l'esperienza poi vi aiuterà su questo. Ad esempio tutti stanno oscillando con la moneta capo, non so se la state vedendo. Bene, al top proprio preciso mi ricordo che tutti oscillavano, poi compra. A un certo punto avevo scritto una cosa, vi faccio un chiaro esempio così almeno vi rendete conto. Avevo scritto attenti perché vi usano come liquidità di uscita ed era stato esattamente così. Vediamo un po' se lo ritrovo, eccolo qua. Allora, tutti stanno sponsorizzando questa moneta MM Capo. Quando ho scritto questa cosa, dopo mezz'ora il prezzo è crollato dell'80%. In poche parole, che aveva investito lì $10.000 si è ritrovato con un cazzo in mano, cioè con niente, scusate il termine, ma ci sta. Sì, può risalire perché loro lo pompano e lo pubblicizzano, ok, risale, però una volta che avete fatto un profitto, recuperate l'investimento, al massimo rischiate solo quello che potete rischiare, però recuperate sempre l'investimento su queste. Questo fa capire quante poche persone ci sono nel mercato. Quando sponsorizzano queste monete qui vuol dire che istituzionali e grandi investitori non ci sono nel mercato. Infatti si vede dalla price action e da come si sta comportando Bitcoin e tutte le altcoin. Nell'altcoin non c'è un soldo, nessuno entra, pompa solo qualcuna ma poi viene scaricata, quindi state attenti. Confermo quello che hai detto pure su Ethereum. Io avevo soltanto un altcoin interessante forse, che è Kava. Cava, se ci fate caso, io lo sto aspettando in aria. Tutti hanno provato short qui, però il funding era enormemente negativo, era negativissimo, quindi ho preferito rimanere alla larga e ho detto: se invertiamo il grafico, ok, mettiamo il grafico al contrario, dove mi piacerebbe vedere un 3-tap, ok, quindi qua e qua. Se mi va a ritestare quest'area, qui è un bello short. Qui uno può provare uno short con invalidazione, chiusura, non so, 4 ore sopra 1,18 o sopra 1,20. Qui è andare poi a crollare, a scendere a 0,50. Quindi questa è l'area che sto aspettando per lo short, 1,10, 1,15. Ho impostato un allarme e vi farò sapere. Il resto delle altcoin tutte abbastanza morte, c'è poco da dire, c'è una che pompa un giorno poi ricrolla, perde tutto, quindi ciò che ci interessa è soltanto Bitcoin, però anche trading fatelo poco. Io sto operando davvero poco perché i soldi sono pochi al momento nel mercato e la price action non rispetta a volte le nostre aspettative. Tutto qua. Io penso che ho detto tutto quello che dovevo dire. Sì, Non mi so sembra abbiamo coperto un po' Ho tutto. voluto avvertire sui meme coin per così non, No, hai non fatto vanno. benissimo, hai fatto benissimo perché dove la gente veramente perde un botto di soldi e non c'è Sì, si voglia. possono fare soldi, però ripeto, se lo volete fare, nel senso mettete un cofanetto di 300, 200, 300 dollari, gestite quello da una moneta all'altra e vedete dove arrivate. Però Poi lasciate è già perdere anche se... tardi, ormai è già tardi, la gente che doveva farsi i soldi se li ha già fatti, quindi secondo me Sì, ora sì, come sì, sì, ora... sì. Poi ripeto, di Pepe ce n'è uno, come è successo Esatto. con Shiba, come... però anche Pepe poi era arrivato all'ATH, vi assicuro che tanti non hanno venduto, fidatevi, Ha voglia. tanti, e poi ha perso il 70%, 60%, però non vi fate È fottere su normale. tutte queste monetine. Ma sicuramente Che... ancora Pepe qualche pompata la darà nei prossimi No, no, sì, giorni. sì, sicuramente, perché Pepe Però ormai è stato ora è listato da qua, di tardi, là. cioè non vi Sì. aspettate di diventare milionari con queste coin, cioè soprattutto, cioè massimo, guarda, se proprio dovete provare qualcosa, provatela su Pepe. O qualche coin magari che veramente, però, cioè, ovviamente rischiate sempre pocket money, cioè non metteteci lo stipendio dentro, ecco. Quello è Sì, no, a me mi importante. fanno ridere quelli che investono in queste, cioè ci sono certi che scillano, cioè coin con $100.000 di market cap, Sì. account che hanno 300
300.000 follower, cioè è follia. Per esempio avevo visto Martin Guy, quel pirla là, come si chiama? Dove sta? Proprio Martin stamattina Garrett. l'avevo visto. Sì, cioè questo qua ha scillato una coin cioè con un volume, Tipo... guarda, un volume di $200.000, cioè Ah, lui lo seguono Martini cioè, Oh, cioè ma... Martin Guy, questo lo Questo deve lo andare in seguono circa, prigione. sì, lo seguono circa 400.000 persone. Cioè se lui scilla Pepo, cioè Pepo, che cazzo è Pepo? Cioè non lo conosce nessuno. I Volume suoi comprano 190k. 20 persone, pompa, lui è uscito qui sopra, in poche parole lui Sì, è uscito e poi vi ha usato con uscita di liquidità, quindi attenti, lo fanno in tanti. Poi leggete, per esempio, ho visto sto capo, madonna, è una cosa ridicola proprio, capo, $1 programmato. Chi lo sponsorizza, capo? C'è un ragazzo che lo sponsorizza, come si chiama? Vabbè, non mi ricordo, c'è uno che lo sponsorizza, non so chi cazzo è. Ah, boh, comunque Come lo abbiamo reso il sponsorizzano tutti. concetto. Abbiamo ancora reso il concetto. Cioè, Sì, abbiamo reso il no, concetto, quindi non state, perdete state soldi. attenti. Non perdete soldi. C'è Guarda, una volevo cosa, farvi... Ethereum, la resistenza a 12 ore. Semplicemente per me, se flippiamo questa resistenza a 12 ore intorno a 1840, sul flip lì posso posizionarmi long. Solo lì, altrimenti sono ribassista. Che abbiamo la Tutto qua. stessa identica Sì, sì, resistenza. io non sono posizionato, non mi interessa, anche perché lunedì è sempre complicato posizionarsi, così vediamo il range che farà di lunedì e poi martedì, mercoledì e giovedì e vedere come si comporta il Sì, prezzo. Però lunedì è sempre molto choppy la sì, perception, a mio sì. avviso. Guarda, volevo farvi vedere solo un altcoin al volo che sarei interessato a shortare nel caso in cui i piani che vi ho fatto vedere prima con Bitcoin e Ethereum dovessero andare a porto, quindi avere i trigger che vi ho fatto Sì. vedere prima, ed è Mi piace tanto come short perché guardate qua che livello, ragazzi, che si sta consolidando sotto. Questo qua è un livello daily importantissimo. Ha fatto, come vedete qua, ha fatto test. Ok, ha fatto test daily qua, ha fatto il retest qua, ha pompato un bel po', perso il livello e adesso stiamo consolidando al di sotto. Quindi secondo me questo qua è un ottimo short, quindi sarà uno dei coin che shorterò nel caso in cui questo piano dovesse andare a buon fine. Quindi mi darà la conferma, io shorterò Market V qua. Ok? Perfetto. Sì, Allora, grazie, ragazzi, è stato un piacere. è stato un piacere come sempre e ci vediamo mercoledì. Ciao ragazzi. Un abbraccio a tutti, ciao.